Ciao a tutti, oggi girerò il tutorial di questo bracciale che, come qualcuno di voi si ricorderà, è appunto il bracciale in collaborazione con Semplici Bijou che abbiamo deciso di chiamare Spain e infatti abbiamo dedicato i diversi kit alle 5 comunità autonome, diciamo regioni della Spagna, e quindi avremo questo che è il kit nel modello Andalusia e poi ci sono i kit Aragona, Galizia, Castiglia e Navarra. Una cosa molto importante che devo dirvi è che questo bracciale è semplice, bisogna fare, e si vede insomma che è anche semplice, però bisogna fare un po' di attenzione nel momento in cui si aggancia un modulo all'altro. Infatti, cosa importante, voi faremo insieme nel tutorial il primo modulo e poi il seguente, cosa importantissima, non va terminato del tutto, ma a un certo punto va agganciato al primo, quindi non dobbiamo terminare il secondo modulo, ma mentre lo stiamo facendo dobbiamo agganciarci al primo, e così con il secondo al terzo e così via, ma io ve lo faccio assolutamente vedere nel tutorial, vi faccio vedere come fare nel tutorial e poi faremo anche questi agganci qui tra le Wipe Duo. Un'altra cosa importante, guardate le wave, ma ve lo ripeterò nel corso del tutorial, messe così tutte nella stessa direzione, devono stare sempre in questo modo, nel senso che guardate qui loro sono in rilievo, invece qui sul retro capiteranno in maniera diciamo concava, quindi per questo motivo noi dovremo mettere le Wipe Duo dal verso in cui le appunto wave sono così in rilievo come le vedete, e di conseguenza poi il bracciale anche quando verrà montato avrà tutte queste parti in rilievo e sotto invece questi diciamo queste piccole fossette. Ecco, è proprio così che deve essere. Poi un'altra cosa importante: per fare ogni modulo tagliate il filo di 80 cm, perché così siamo comodi per fare in questo caso qui il cappietto, ma poi i collegamenti e così via. Però si farà il primo e si chiuderà il filo, diciamo faranno 2 nodi e si taglierà il filo, poi con il secondo ci agganceremo al primo, taglieremo di nuovo il filo, ovviamente facendo 2 nodi, passando nelle perline, e poi con il terzo ci agganceremo al secondo e via dicendo. E poi un'altra cosa vi dovevo dire ed è che ecco, io avevo inizialmente pensato che fossero necessari 6 moduli, per cui nel kit ci sono i materiali in abbondanza per fare 6 ma anche 7 moduli, casomai fosse stato necessario. Però devo dire che poi nel momento in cui abbiamo utilizzato questa chiusura, che è una chiusura T-bar abbastanza grande e bellissima, aggiungo, mi sono resa conto che almeno per il mio polso, che misura comunque 15 cm, misurato stretto intendo, questo bracciale che viene così con 5 moduli a misurare appunto 17,5 circa, quasi 18 cm, io ci trovo bene così, quindi con soli 5 moduli. Poi voi nel caso abbiate bisogno potreste naturalmente decidere di fare un modulo in più e poi aggiungere gli anellini. Tenete presente che qui nella parte, lo ripeterò alla fine del video, anche nella parte della T-bar si mette sempre qualche anellino in più, perché questo una volta che è stretto al polso però deve riuscire ad attraversare appunto il cuoricino in questo caso, quindi qui si mettono degli anellini, qui ne ho messo solo uno. In ogni caso voi potreste aumentare un po' questi nel caso in cui vogliate fare anche voi 5 moduli, oppure ripeto, se è necessario, fare un modulo in più. Il materiale c'è nel kit. Questo come vi dicevo è la variante Andalusia. Io i materiali che vi dirò adesso necessari sono riferiti, le quantità sono riferiti a 6 moduli, proprio per questo discorso che vi dicevo della chiusura. Infatti se voi aveste per esempio, vorreste fare questo bracciale per il vostro conto, quindi senza il kit, e nel caso in cui per esempio abbiate a disposizione una chiusura normale, non un moschettone normale, in quel caso potrebbe essere necessario fare 6 moduli. Ripeto, dipende anche dalla chiusura, oltre che dal polso che deve indossare il bracciale. Quindi vedete un po' voi, regolatevi un pochino e poi ripeto, se avete una chiusura piccola tenete presente che sarà necessario quasi sicuramente il 6° modulo. Allora io vi lascio adesso l'elenco dei materiali e poi vi ricordo che alla fine del video ci saranno comunque le slide per mostrarvi insomma gli altri kit disponibili, colori scelti da René per gli altri kit disponibili, e poi ci sono i link nell'info box nel caso in cui fosse ancora disponibile appunto qualche altro kit. Insomma, io mi auguro che siano stati già che siano andati via tutti, però se ce ne fossero ancora vi metterò il link giù nell'info box. A tra pochissimo.
Per realizzare il bracciale Spain serviranno i materiali ovviamente contenuti nel kit, ma ve li dico specificatamente appunto con le quantità che servono casomai voleste realizzarlo con i vostri materiali. Innanzitutto serviranno gli anellini, poi una chiusura, in questo caso una chiusura T-bar in versione dorata per il kit appunto che stiamo guardando, che è Andalusia. Poi serviranno 24 wave, vi ricordo che le wave sono queste perline nuove che misurano 3x7 mm, in particolare queste sono nel colore Gold Shine Yellow Sun. Poi serviranno 24 ginkgo e queste sono nel colore Suede Gold Provence. Poi serviranno sempre 24 Wipe Duo e queste sono nel colore Jet AB. Poi serviranno 48 mezzi cristalli da 3 mm e questi sono nel colore Saturated Carrot. Poi serviranno praticamente le Rokai Miyuki 11.0 e queste sono nel colore Duracot Galvanize Pink Blush e poi serviranno le Rokai Miyuki 15.0 e queste sono nel colore Duracot Galvanize Dark Seafoam. Poi, come sempre, servirà il filo di nylon monofilamento che io sempre vi consiglio, che è appunto questo qui da 0,20 mm che trovate sempre sul sito Semplici Bijou, ma che dovrete acquistare a parte nel caso in cui non l'abbiate, o potreste non acquistarlo nel caso in cui decidiate comunque di utilizzare il vostro filo che avete già a disposizione. In ogni caso io vi lascio il link nell'info box e anche vi servirà poi l'ago numero 11 della Pony, eccolo qui. A tra poco! Ecco, per realizzare i modulini che compongono il nostro bracciale dobbiamo innanzitutto mettere sul lago 4 wave tutte nello stesso verso e poi, vedete con la curva nello stesso modo, e poi alternate da 4 Rokai 15.0. Poi dobbiamo chiudere a cerchio, ripassare nelle perline, fare 2 nodi, nascondere il capo corto del filo e con l'ago andare nella direzione opposta per allontanarci un pochino dal nodo. Ci vediamo qui tra pochissimo. Ecco, fatto quello che vi dicevo, ci ritroveremo così ed è importante che per tutti le punte delle wave vadano verso sinistra. Vedete questa puntina che va verso sinistra? Perché questa è la parte superiore del nostro lavoro. Questo sarà importante in seguito, che vedremo dopo perché. Adesso intanto dal foro basso di questa wave passiamo nel foro alto, così della stessa wave dalla quale stiamo uscendo. Tiriamo il filo e mettiamo sul lago una Rokai 11.0, poi una ginkgo e poi 4 Rokai 11.0, così avviciniamo al lavoro, andiamo a inserirci nel foro libero della ginkgo e poi tiriamo il filo, ci ritroveremo così, prendiamo un'altra Rokai 11.0 e ci andiamo a inserire nel foro libero della wave successiva e ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo ripetere questo passaggio per gli altri tre spazi, per tutto il giro. A tra poco! Terminato il giro ci ritroveremo così, vedete sempre le puntine delle wave che vanno verso sinistra? Dobbiamo mantenerci così, soprattutto adesso, perché terminato il giro noi sicuramente avremo attraversato la prima Rokai e la prima ginkgo inserite e usciamo da questo punto. Qui cosa facciamo? Attraversiamo solo 2 Rokai 11.0, prendiamo una Rokai 15.0 e ci andiamo a inserire nelle 2 Rokai seguenti. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così e adesso dobbiamo mettere sul lago questa sequenza, ecco questa sequenza, un mezzo cristallo da 3 mm, una Rokai 15.0, una Wipe Duo, ovviamente come vi dicevo dalla parte bombata verso l'alto e anche qui le wave dovranno essere dalla parte bombata come adesso vedremo bene tra un po'. Poi una Rokai 15.0 e un altro mezzo cristallo da 3 mm. Questa è la sequenza da inserire e ci andiamo a inserire nelle prime 2 Rokai 11.0 che abbiamo qui di seguito sulla ginkgo successiva. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così.
Adesso qui dobbiamo inserire un'altra rocaille 15,0 e ci andiamo a inserire nelle 2 rocaille successive e dobbiamo ripetere questo passaggio per tutto il giro. Facciamolo giusto un'altra volta. Allora, un mezzo cristallo da 3 mm, una rocaille 15,0, una wipe duo dalla parte bombata, una rocaille 15 e un altro mezzo cristallo da 3 mm, lo riguardiamo e andiamo a inserirci nelle prime 2 rocaille che stanno sopra la ginkgo successiva e poi qui dobbiamo mettere una rocaille 15,0, ecco qua, e andare a inserirci nelle 2 rocaille successive. Tiriamo il filo. Dicevo, tiriamo il filo, ci ritroveremo così e dobbiamo rifare questi passaggi per tutto il giro, quindi per altre 2 volte. Ci rivediamo qui tra un po'. Terminato il giro ci ritroveremo così e appunto questo è il nostro modulino, però vi volevo far notare che appunto da questa parte le wave che abbiamo qui al centro, vedete, si posizionano così, sono in rilievo ed è per questo motivo che noi le wave duo le posizioniamo con la parte bombata verso l'alto da questa parte, perché invece guardate se giriamo cosa succede, da qui invece le wave si posizionano in maniera concava, vedete, vanno verso il basso. Quindi dobbiamo fare attenzione nel momento in cui inseriamo le wave. Una volta fatte le wave, scusatemi, le wave duo, nel momento in cui facciamo attenzione a questo siamo tranquilli perché anche tutti gli altri modulini avranno questa parte in rilievo. Comunque facciamo attenzione a questa cosa perché altrimenti potrebbe succedere che da una parte invece ci ritroviamo così, cosa che assolutamente non deve accadere. Adesso io vi dico, ripassiamo questo passaggio, poi ci rivediamo qui per fare il cappietto, perché questo è il primo modulino, poi chiuderemo il filo e poi vi faccio vedere come agganciare il secondo modulino al primo e così via. A tra poco! Ecco, fatto il giro di rinforzo, questa parte sarà molto più solida, questo nostro modulino sarà molto più solido. Ora facciamo il cappietto, ma è semplicissimo, dobbiamo semplicemente mettere appunto 6 rocaille 11,0 sul lago e andarci a inserire nella 15,0 dalla quale stiamo uscendo, ma nell'altro lato. E ovviamente ripassiamo in questo cappietto un paio di volte ancora, poi proseguiamo ancora un pochino lungo il lavoro e andiamo a fare 2 nodi, proseguiamo ancora. Poi andiamo ancora oltre e possiamo tagliare il filo, quindi ci vediamo qui tra poco per vedere come collegare gli altri modulini a questo. Però vi volevo dire, ovviamente il cappietto lo faremo qui, ma lo faremo anche nell'ultimo modulino, però è inutile che ve lo faccio rivedere. A tra pochissimo! Come vi dicevo, è importante non terminare il modulo prima di esserci agganciati al modulo precedente. Infatti qui abbiamo sulle diverse ginkgo una rocaille 15, una rocaille 15 e una rocaille 15, mentre sulla quarta ginkgo non abbiamo ancora e non dobbiamo inserire la rocaille 15. Stiamo uscendo dalle prime 2 rocaille 11,0 che abbiamo sulla quarta ginkgo e dobbiamo andare ad agganciarci alla 15,0 che abbiamo diciamo, sul modulo già realizzato. Quindi ci andiamo a inserire in questo punto, in questa rocaille 15,0 come vi dicevo, avviciniamo il lavoro e quindi vedete la situazione in cui ci troviamo. Con l'ago proseguiamo nelle 2 rocaille successive, queste che abbiamo qui di seguito. E infatti ci ritroveremo così e quindi la rocaille 15,0 sarà in comune a questi 2 moduli e poi dobbiamo mettere sul lago comunque un mezzo cristallo da 3 mm, una rocaille 15,0, una wipe duo secondo questa sequenza che adesso vedremo insieme, un'altra 15 e un altro mezzo cristallo da 3 mm come d'altronde abbiamo fatto anche prima. Così, quindi mettiamo per l'ultima volta questa sequenza, un mezzo cristallo, rocaille 15, wipe, rocaille 15 e mezzo cristallo e andiamo a proseguire il lavoro comunque normalmente. E ci inseriamo qui, attraversiamo anche la rocaille 15 e quindi iniziamo a fare quel giro di rinforzo che per quanto riguardava il primo modulo avevamo fatto comunque appunto il giro di rinforzo per stabilizzare il tutto. Però adesso nel momento in cui raggiungiamo un determinato punto che adesso vedremo insieme ci andiamo ad agganciare meglio certamente al primo modulo. Ora sto soltanto ripassando, lo facciamo insieme perché sarebbe inutile interrompere. Così, fino ad arrivare alla wave duo, quella che è vicino all'altro modulo. Adesso guardiamo.
attraversiamo la Rokai 15 prima della Wipe Duo, attraversiamo adesso la Wipe Duo, così. E poi adesso dobbiamo fare questo, e cioè passare dal foro basso, diciamo, della Wipe Duo al foro alto. Tiriamo bene il filo e questo filo andrà effettivamente a posizionarsi sul retro, ma comunque non si vedrà. Va bene, nel mio caso il filo di nylon, ma anche nel caso in cui utilizziate altri fili, comunque si andrà a posizionare sul retro, quindi non ci darà particolari problemi. E adesso che usciamo, diciamo, dal foro alto della Wipe Duo, considerata così, no? In questo senso, e quindi dobbiamo mettere sul lago 5 Rokai 11.0, eccole, e ci andiamo a inserire nel foro libero della Wipe Duo del modulo precedente. Tiriamo il filo e poi qui tra le due Wipe Duo, queste qui, mettiamo sul lago, scusate, una Rokai 11.0 e ci andiamo a inserire sempre qui, appunto, in questo foro per unire, questi moduli. Tiriamo il filo e adesso ripassiamo anche un paio di volte in questo passaggio, proprio per essere più sicuri che la situazione sia stabile. Quindi ripassiamo una prima volta, così, tiriamo bene il filo e poi ripassiamo ancora un'altra volta, così. Attraversiamo anche la Rokai tra le Wipe e poi usciamo dalla Wipe Duo. Tiriamo il filo e adesso, vedete, saranno ben uniti da questo lato, ma dobbiamo andare a fare la stessa cosa dall'altro lato. E quindi come facciamo? Dobbiamo di nuovo passare da questo foro, vedete, superiore a questo inferiore, diciamo, della Wipe Duo, e quindi infatti proprio qui ci andiamo a inserire e facciamo andare il filo più sul retro. Dopo girerò, vi farò vedere che comunque non si vede, e poi è sempre il retro quello del bracciale. Ora scendiamo giù, qui nella Rokai 15.0 nel mezzo cristallo. Io vi consiglio di non passare neanche di nuovo nella Rokai 15, che potrebbe essere un pochino già interessata troppe volte dal filo, tanto noi il collegamento più importante lo facciamo qui e qui, quindi non c'è bisogno che ripassiamo nella 15, andiamo nelle 11.0 e andiamo ad attraversare, già che ci siamo. Intanto attraversiamo la Rokai 15.0, sì, ma dobbiamo attraversare anche la Wipe Duo, così, e poi dobbiamo fare di nuovo il passaggio. Quindi da questo foro dal quale stiamo uscendo non dobbiamo inserirci là, ma dobbiamo inserirci qua sopra nel foro libero della Wipe Duo, così. Tiriamo il filo, questo filo lo facciamo andare anche un pochino sul retro e poi prendiamo una Rokai 11.0 e ci andiamo a inserire qui nel foro libero della Wipe Duo accanto. Forse ho girato un po' troppo il lavoro, così, e ci ritroveremo così. E poi qui sopra dobbiamo mettere le 5 Rokai 11.0, eccole, e ci andiamo a inserire qui nel foro libero della Wipe Duo. Tiriamo il filo e ripassiamo di nuovo 2 volte in questo lavoro per stabilizzarlo. Quindi ripassiamo una prima volta in queste Rokai qui 11.0, 5 Rokai 11.0 e poi di nuovo. E adesso non dobbiamo far altro che andare a fare in un punto 2 nodi e poi proseguire ancora nelle perline e tagliare il filo, perché noi quando aggiungiamo il secondo modulo al primo comunque dobbiamo tagliare il filo, e poi con il terzo ci agganceremo al secondo, con il quarto al terzo e così via. Per esempio io di nuovo vado ad uscire di qua da questo punto e adesso in realtà avremmo potuto fare anche qui attorno il nodo, però diciamo che io giro adesso il lavoro, vi faccio vedere, ma stiamo solo andando a fare il nodino da qualche parte. Vi faccio vedere il passaggio all'altro foro di nuovo della Wipe Duo, lo guardiamo dal retro stavolta, tanto ormai sarà una cosa abbastanza acquisita. Vedete i filini si intravedono soltanto qui dietro, poi qui abbiamo una luce molto forte e la ripresa ingrandita. Allora andiamo a ridiscendere poi nelle Rokai e quindi qui nelle Rokai 11.0, come vi dicevo non c'è bisogno di come dire attraversare di nuovo la 15.0. Vi stavo dicendo appunto ho attraversato questa parte e come vedete mi sto dirigendo a fare il nodo qui nel primo modulino, ma in realtà
Avremmo potuto farlo nel secondo attraversando le rocaie da questa parte, però comunque uguale, l'importante è che chiudiamo, insomma facciamo il nodo e tagliamo il filo, proseguiamo ancora nelle perline e tagliamo il filo attraverso questa web e vado a fare comunque i nodini in un punto che sia comodo, per esempio poco dopo il mezzo cristallo, ad esempio. Scusate se giro il modulino, ma insomma, come vi ripeto, stiamo solo facendo i nodi insieme ed è una cosa che comunque voi a prescindere sapete fare, stiamo ripassando nelle perline. Quindi facciamo 2 nodi attraversando l'asola che si viene a formare passando sotto il lavoro, facciamo l'altro nodo, ecco qua, poi proseguiamo ancora nelle perline per come le troviamo e possiamo tagliare il filo. Così. Ecco. E quindi adesso non vi dico altro se non che appunto dovrete realizzare il terzo modulo e così via, ma mi raccomando, prima di terminarlo agganciatevi alla Rokai 15.0 qui e ripetete questi passaggi che vi ho fatto vedere fino al quinto o sesto modulo in base alle vostre esigenze. A tra poco! Volevo fare un'ultima precisazione, però scusatemi, prima di farvi vedere il bracciale terminato, una volta che avrete collegato l'ultimo modulo, portatevi in questa posizione per fare ovviamente il cappietto nella parte finale del bracciale. Ci vediamo tra pochissimo. Ecco, questo è il bracciale terminato, ve lo faccio vedere già indossato per comodità, adesso poi ve lo faccio vedere normalmente. Datemi un attimo, ovviamente spero che vi piaccia, a tra pochissimo. Vi volevo appunto specificare che dalla parte della T, diciamo di questa chiusura T-bar, si mette sempre qualche anellino in più, perché poi questo deve avere la possibilità di attraversare il cuoricino in questo caso, il cerchietto in generale, così, quindi si mettono sempre più anellini qui e io qui ne ho messo uno perché così va bene per la mia misura. Voi volendo ne potreste mettere uno in più se avete bisogno un pochino di lunghezza in più. Ripeto, il mio polso è diciamo misurato giusto, proprio 15 centimetri, e questo bracciale più all'incirca di 17 centimetri e mezzo, così. Altrimenti se avete bisogno di un modulo, due mi sembra tanto, ma insomma di un modulo in più, comunque il materiale c'è per fare assolutamente 1 o 2 moduli ancora eventualmente, se ce ne fosse bisogno, dipende appunto dalla misura del polso. Quindi io ovviamente spero che vi piaccia, vi ricordo che vi metto comunque le slide degli altri kit disponibili appunto, quindi nelle altre combinazioni di colori ideati da René. Vi ricordo che questo è il modello Andalusia, poi c'è appunto il modello Aragona, Galizia, Castiglia e Navarra. Vi lascio appunto le slide e vi lascio i link sotto l'info box casomai ci dovessero essere ancora dei kit disponibili. Grazie mille per il vostro sostegno e ci sentiamo presto.